Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale, sono sempre io, Gabriella in arte Brigabiciù. Oggi ci incontriamo per questo video in collaborazione con la Beads, nel senso che i materiali, una parte dei materiali che vedete utilizzati per realizzare questo orecchino al bead embroidery mi sono stati forniti in maniera gratuita dalla Beads, che è un e-commerce di Hong Kong. Vi metto giù nell'info box il link diretto al sito e anche dei materiali che vedrete che utilizzerò all'interno di questo tutorial. Se vi sono sfuggiti gli altri due video in collaborazione, l'unboxing ed un video creativo, vi metterò o nelle schede o giù nell'info box sempre il link per andarli a visionare. Orecchino al bead embroidery. Ho utilizzato per realizzare questo orecchino i materiali da loro fornitimi. Il primo materiale, ora ve lo mostro da vicino, eccolo qui, scusate le mie mani, ho avuto un incidente di percorso, devo andarle a sistemare. Allora, come vedete ho utilizzato delle rocaille della Miyuki, che sono queste, non sono rocaille, scusate, sono delle Delica Miyuki. E quando dico Delica Miyuki, perché molti di voi mi chiedono, ma sono proprio le Delica? Sono Delica Miyuki, sono proprio loro. Quindi questo è il primo che ho utilizzato, che è un colore giallino AB. Voi lo vedete molto più acceso, in realtà è molto più delicato. Queste le trovo deliziose, molto 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 nelle mie corde. Dicevo, poi altre ho utilizzato le bugle che vedete qui, questo verdino. Questo è un paccozzo da 50 grammi, veramente un prezzo, ragazze, fenomenale. Io sinceramente insomma, questo abbinamento di colori l'ho adorato e ho adorato anche i materiali. Vi dirò di più. Ho utilizzato poi delle altre rocaille. Queste non sono né della To né della Miyuki, è un paccozzo anche questo da 50 grammi, un prezzo straordinario. Io sinceramente per il bead embroidery non ho trovato problemi nell'utilizzo, cioè sinceramente anche qui vedete nella parte al brick stitch non ho avuto nessun problema. Ovviamente se qualche rocaille è uscita difettosa, io insomma quando me la vedo sul lago o sul tappetino la scarto a priori, ma per il prezzo di 50 grammi sinceramente per me ne è valsa la pena. Poi ovviamente ogni persona è a sé, io vi dico la mia sensazione. Quindi non ho avuto problemi assolutamente nel lavorarlo, nel lavorarle. Oggi la lingua incespica. Poi, oltre naturalmente a questi 3 prodotti che mi sono stati inviati da loro, ho utilizzato delle 15-0, ok, per chiudere qui l'incastonatura e qui in fondo per, insomma, per fermare le frange che ho realizzato. Poi servirà una perla da 6 e poi servirà un cabochon, questo in pietra. Anche loro hanno dei cabochon in pietra, questo io già lo possedevo, ma sicuramente sul sito non avrete difficoltà a ritrovare anche dei cabochon in pietra. Quindi questo è un cabochon da 18x13, ve lo dico per l'incastonatura, per ritrovarvi più o meno con il numero di Delica per andarla a realizzare. Ovviamente per il bead embroidery serve una base, un pezzettino per creare, per andare a cucire. Questo è beading foundation e vi servirà poi un pezzetto di pelle per andare poi a finire il nostro retro. Vedete che è composto di questa parte con la tecnica bead embroidery, poi si realizzano le frange e poi questo piccolo elemento al brick stitch che ho collegato con le Delica e con le rocaille. Ovviamente vi servirà un ago, io ho utilizzato sempre il mio solito della Tulip, e poi vi servirà del filo, io ho utilizzato del Miyuki, l'ho preso nero ma in realtà qui l'ho utilizzato marrone, quindi vado a recuperare quello marrone e procediamo con il tutorial. Fatemi sapere che ne pensate, ovviamente come sempre, e se alla fine del video lo troverete insomma carino ed utile, lasciatemi un like. Dimenticavo, vi servirà della colla per andare a incollare il nostro cabochon. Io
uso la B6000, voi potete utilizzare l'Asulit, non lo so, l'Attack Easy Gel, insomma, anche perché poi andremo comunque ad incastonarlo, quindi diciamo che non è necessaria proprio, ecco, la B6000, basta una colla per Bijou. Allora, nel frattempo il nostro cabochon ovviamente si è incollato. Ho preso il filo, ho fatto un nodino e sono ripassata un paio di volte nella Beading Foundation. Dopodiché preparo le mie delica, scusate, e comincio a cucire. Ne inserisco 2 per volta, le porto alla fine del filo in questo modo e rientro, stando vicina al nostro cabochon, rientro nella Beading Foundation. Dopodiché risalgo nuovamente da dietro, vedete, rientro nelle delica appena inserite e ne inserisco altre due, va bene, oggi con i singolari, plurali, femminile e maschile ci sto litigando. Ne ho inserite altre 2 e faccio la stessa cosa, le porto alla fine del filo, accosto e rientro. Adesso, anziché rientrare nuovamente da dietro, mi infilo qui, vedete, tra la prima e la seconda, in modo da creare una congiunzione tra l'infilata precedente e quella successiva. In questo modo, nuovamente altre 2 delica, porto alla fine del filo, accosto e rientro con il mio ago, vado verso il basso nella base ed anche in questo caso rientro qui, quindi ne ripasso sempre nelle ultime 3 infilate. Faccio questo ovviamente per tutto il giro. Alla fine ci dovremo ritrovare con un numero pari per poter proseguire facilmente al peyote. Allora, per il mio cabochon ci sono volute 40 delica. Ovviamente i cabochon in pietra sono più o meno tutti delle stesse dimensioni. Regolatevi che in genere per un cabochon di questa dimensione ce ne possono volere 38 oppure 40. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente proseguire a peyote. Io sono ripassata in qualche perlina e mi sono riportata nuovamente verso l'altro. Adesso esco da questa delica, voi ovviamente uscirete da quella da cui avete iniziato il giro, e inserisco un'altra delica sul mio ago. Dopodiché cosa faccio? Salto una delica di base e vado in quella successiva, in questo modo. Nuovamente un'altra delica, se ci riesco ovviamente, sul lago, salto sempre una delica della base e vado in quella successiva. Ovviamente adesso ve lo mostro lateralmente, andremo a lavorare in questo modo classico peyote. Lo faccio un'altra volta, dopodiché poi dopo proseguite da sole, lo facciamo per tutto il giro. Quindi un'altra delica sul mio ago, salto una di quelle di base e vado in quella successiva e procedo così per tutto il giro. Come vedete, proseguo, le rocaille si sistemeranno in questo modo. Sono quasi alla fine del giro, inserisco l'ultima delica e vado ad inserirmi, salto sempre quella di base e vado ad inserirmi in quella successiva. Come vedete, ora vi inquadro da vicino, aspettate, il giro è chiuso e vedete che sono tutte alternate, ok? Quindi il peyote è fatto così a zig zag. Adesso per continuare il giro, vedete, io esco da qui, mi inserisco nella prima delica posta in alto ed inserisco una delica in ognuno di questi spazi e proseguo in questo modo per concludere
un altro giro a peyote. Siamo quasi alla fine del giro e vado ad inserire la mia ultima delica in questo spazio, quindi entro nella prima ed entro anche in quella successiva. Vedete che si andranno a creare quindi due colonnine, due delica sovrapposte. A questo punto andiamo a prendere le nostre 15 0 che andremo ad inserire in ognuno di questi spazietti, quindi proseguiremo, salto sempre una delica e inserisco la mia 15, prendo un'altra 15 0, vedete, lascio una delica sotto e vado in quella successiva. Ancora una volta lo facciamo insieme, una 15 0 sul lago, salto la delica che c'è sotto e proseguo in questo modo. Andiamo a fare questo per tutto il giro. Ovviamente valutate lo spessore del vostro cabochon, perché se fosse più alto probabilmente dovreste fare qualche altro giro di delica per rivestirlo, quindi questo lo dovete valutare. Vedete che sto proseguendo in questo modo. Vado ad inserire la mia ultima 15 0, entro all'interno della delica e rispunto nella 15 poi successiva. Faccio questo perché poi ripasserò nuovamente in tutto questo giro. Quindi la nostra incastonatura è finita. Adesso andiamo a prendere le nostre rocaille, pacco quello da 50 grammi, e adesso vi mostro la dimensione di queste rocaille vicino a delle rocaille che di solito utilizziamo tipo Toho e Miyuki, per farvi rendere conto insomma della regolarità. Ok, queste sono due rocaille. Ora vado a prendere due Miyuki e due Toho. Allora, ecco le nostre rocaille. Le prime che vedete sono delle 11 0 della Miyuki e queste blu sono della Toho, quindi secondo me sono abbastanza regolari. Ovviamente se le infilate sul lago ed a vista vi sembra qualcuna un pochino difettosa, ovviamente potete scartarla, ma al bead embroidery sinceramente io le trovo abbastanza regolari. Poi sarò stata forse io fortunata, ma secondo me per il bead embroidery sono validissime. Allora ripasso e mi porto ad uscire qui col lago all'esterno, perché dovrò eseguire un giro con queste rocaille che vi ho appena mostrato di colore bronzo. Come vedete io ho praticamente giro completo intorno alle delica con le mie rocaille, quindi semplicemente come abbiamo fatto prima con le delica, metto sul lago due rocaille, le porto alla fine del filo, accosto e vado accosto si fa per dire in questo modo, e poi vado in basso e cucio. Procedo in questo modo fino a chiudere il cerchio di rocaille attorno al mio giro di delica. Vedete adesso, vedete che questa seconda è un pochino irregolare, quindi io in automatico la tolgo e procedo. Quindi se qualcuna proprio è stortina e bruttina la andiamo ad eliminare e proseguiamo. Quindi chiudete tutto quanto il giro. Allora ho finito ovviamente tutto il giro con le rocaille 11 0, vi metterò uno screen delle caratteristiche di queste rocaille, che non sono Toho, non sono Miyuki, sono della FGB mi sembra, se non erro. Comunque vi metto una foto qui adesso, e diciamo che per questi lavori tipo di cerchiaggio o di brick stitch, frange, insomma, se io come vedete l'ho realizzato, quindi secondo me possono essere utilizzate. Forse per la tessitura di perline
ho altre tecniche, c'è la necessità di perline più precise, ma per questa lavorazione a mio avviso vanno benissimo. Adesso ripasserò, dopodiché dobbiamo tagliare, perché come dobbiamo procedere? Dobbiamo praticamente finire il nostro modulino, quindi dobbiamo fare la finitura al brick stitch. Quindi andiamo a tagliare, ok? Vabbè, adesso ve ne faccio vedere un pezzetto in modo ortogonale, ok? Quindi né dentro né fuori, ma dobbiamo andare a tagliare a filo la nostra beading foundation e poi dovremo andare a fare la nostra finitura al brick stitch. Quindi una volta che abbiamo tagliato tutta la nostra base, andiamo ad incollare il pezzettino, nel mio caso di ecopelle. Quindi ripasso, taglio e poi procedo con l'incollare. Una volta che siete ripassati, andate nella base e fate qualche nodino. Vedete, io ho tagliato la mia beading foundation perfettamente a filo. Adesso andrò a incollare sulla mia ecopelle e poi ritaglierò anche le copelle a filo con la beading foundation. Ovviamente sarebbe stato meglio se avessi usato una beading foundation scura, però poi le cuciture, insomma il tutorial è più chiaro con una base di beading foundation chiara, quindi successivamente potete andarla o a colorare per non farla vedere, anche se come vedete non è che si nota di faccia, non si nota tanto, se lo andate a inclinare un pochino si vede. Quindi per ovviare al problema potete colorare con degli acrilici, con degli acquerelli, insomma la beading foundation, e poi lasciate ad asciugare. Comunque andiamo a prendere la nostra colla ed incolliamo e aspettiamo poi che asciughi. E quando posizionate la colla, mi raccomando, non posizionatela sul bordo esterno della beading foundation, perché noi dovremo andare a cucire, e se la posizionate la colla all'esterno avrete difficoltà poi a passare col lago. Quindi tenetevi un paio di millimetri all'interno del bordo, ok? Almeno un 3 millimetri, vedete? Ecco, io praticamente l'ho messa dove c'è il filo, al di fuori del filo non l'ho posizionata. Vado a prendere la mia base in pelle, poggio, faccio una pressione ed aspetto che asciughi. Ora vi saluto perché è partita anche il fono e la Marti. Ciao ciao, ci vediamo dopo. Ora procediamo con la nostra finitura al brick stitch. Quindi abbiamo preso le nostre rocaille bronzo 11.0 e proseguiamo. Ago e filo, ovviamente l'ho preso di colore marrone come le copelle che abbiamo utilizzato. Allora, io ho fatto un nodino piccolo piccolo e sono già entrata all'interno, vedete? Non vedete nulla? Ok, quindi sono uscita dal retro, ho infilato l'ago tra la beading foundation e le copelle. Cosa faccio? Vado a prendere una rocaille in questo modo e rientro praticamente tra la beading foundation e quindi faccio come primo punto, inserisco una sola rocaille ed esco più o meno allo stesso punto, quindi ne inserisco una soltanto in questo modo. Ovviamente avrei potuto fare anche in un altro modo, però ho scelto questo, insomma, che è più breve. Faccio prima. Allora, quindi ho inserito la mia prima rocaille, parto dal centro perché cerco di dare una certa simmetria, perché poi al centro dovrò lasciare una rocaille e fare poi il decoro superiore. Quindi ecco perché sono partita dal centro per trovarmi poi il centrale libero successivamente. Adesso cosa faccio? Semplicemente inserisco un'altra rocaille, mi sposto di qualche millimetro, entro dal davanti, quindi dal mio lato destro in questo caso, e procedo verso sinistra, tiro il filo e rientro nuovamente, dicevo, e tiro e rientro nuovamente in questo modo all'interno della rocaille appena inserita. Tiro il filo e vedrete che si verranno a creare, a posizionare le due rocaille vicine. Inserisco una nuova rocaille sul lago e mi sposto sempre di qualche millimetro.
ed entro all'interno della beading foundation e della mia ecopelle e nuovamente tiro e rientro. Faccio questo lavoro ovviamente per tutto il giro fino a che non otterrò questo risultato. Quindi andiamo a fare questo lavoro per tutto il giro. Mi raccomando, cercate di fare dei puntini equidistanti sia l'uno dall'altro in un senso e dalla stessa distanza dal bordo esterno, insomma cercare di creare una cucitura armonica. Una volta poi che siete arrivate alla fine del giro dovrete andare a chiudere ovviamente e dovete valutare lo spazietto che avete davanti, quindi se avete la possibilità di infilare un'altra rocaille inserirete un'altra rocaille, altrimenti vi andrete ad inserire nella prima rocaille infilata e ripassate attraverso di esse e create il collegamento, vedete? In questo modo. Questa era la mia prima rocaille, entro solo nelle rocaille e non nelle copelle e vado a chiudere. Se ovviamente volete ripassare potete ripassare. Adesso cosa dovete fare? Dovete andare a realizzare le vostre frange e la vostra parte superiore, quindi dovrete andare ad individuare per le frange, che in tutto sono 12, le 12 rocaille poste nella parte bassa e dovete cominciare a realizzare le frange. Ovviamente io adesso ve le mostro da vicino e ve le spiego, ma ve ne mostrerò poi di fatto una soltanto. Mi sposto ovviamente tra le rocaille in questo modo senza passare nella pelle e vado a posizionarmi poi nella prima rocaille utile. Allora, questa è la prima mia frangia, osservo l'altro orecchino e vado ad inserire una rocaille 11, una rocaille 11, una delica e una 15-0. Porto tutto alla fine del filo, salto la 15-0, rientro nella delica e nelle due rocaille, ok? Anche quella di finitura. Quindi questa è la prima frangia, entro nella seconda, vado ad inserire, osservo, due, non mi ricordo a memoria, due rocaille, in questo caso 11-0, una delica ed una 15, porto alla fine del filo, salto la 15 e rientro in tutte le rocaille che seguono, compresa quella di finitura. Vado ancora avanti, sempre passando solo tra le rocaille e non attraverso le copelle. Vado ad inserire 3 rocaille 11-0, aspettate, 1, 2 e 3, una delica ed una 15, vado, porto tutto alla fine del filo, salto anche in questo caso la 15 e vado in tutte quante le rocaille e tiro il filo, esco in quella successiva in questo modo e vado ad inserire questa volta 3 rocaille 11, una Miyuki, una delica Miyuki, una bugle, una 11 ed una 15. Quindi questa è la nostra frangia, la nostra prima frangia con le bugle bugle. Rientro in tutte quante, ovviamente anche in questo caso salto la 15 e proseguo così. Quindi andrò poi a fare tutte le altre frange. Se avete difficoltà, eventualmente potete partire, cioè se avete difficoltà ad individuare le 12 dell'arcata, potete partire dalle due centrali. Ve le mostro da vicino. Quindi andrete poi a realizzare l'altra frangia con 3 rocaille, perché la prima è di base, è quella della finitura, 3 rocaille 11, una delica, una bugle, una 11, 2 delica e una 15. Quella poi centrale, 3 rocaille, una delica, una bugle, una rocaille 11, 4 delica e una 15. Dopodiché, quando avrete realizzato le prime 6, realizzerete le altre 6 in modo speculare. Ci vediamo quindi quando avremo terminato tutte le nostre belle frange, se è il caso ripassate. Io ripasso. Ed ecco che abbiamo finito di realizzare le nostre frange. Ripassate un pochino, ovviamente ripassate anche nelle frange e ogni tanto fate un nodino in modo tale che se si dovesse rompere una frangia, insomma, non si sfilano tutte quante le altre, quindi ogni tanto realizzate un nodino qui tra le rocaille di base. Adesso andiamo a fare il nostro elemento, quello su al brick stitch, che poi andremo a collegare alla parte, insomma, fatta al bride embroidery. Quindi ago, filo, perline, rocaille e delica, quindi ci vorrà perlina, 6, delica, rocaille, il filo, l'ago e ci vorranno anche delle 15 per realizzare il cappietto, vedete qui su,
Prendiamo la nostra perlina, ops, senza farcela sfuggire di mano, ed vedete che mantengo un lembo di filo tra le mani, potete mettere una stopping bead, insomma, una perlina per stoppare, e dobbiamo andare a circondare con il filo, scusatemi, la nostra perla in questo modo. Ripasso 2 volte, ok? Dopodiché faccio la stessa cosa anche dall'altro lato, quindi vado dal basso verso l'alto una volta e un'altra volta, in modo che si vadano a creare, ok, vedete, si vadano a creare questi archetti al di sopra della mia perla, che poi andrò a lavorare al brick stitch. Cosa faccio? Inserisco 2 delica e vado nel mio filo, prendo tutti e 2 i miei archetti realizzati e tiro, dopodiché ripasso in uno nel primo, in questo modo. Poi questo si andrà a sistemare, la prima si andrà a sistemare quando avrò finito il giro. Vado con un'altra delica e faccio la stessa cosa, passo sotto al mio filo, passo sotto al mio filo e rientro dal davanti e tiro in questo modo. Infilo ancora una delica, vado sotto ai 2 fili dell'archetto e rientro. In questo modo si verrà a creare un archetto, si andrà a creare l'archetto al di sopra, vedete, con le delica si andrà a creare un contorno utilizzando l'archetto fatto con il filo. Quindi proseguite fino a chiudere il giro. Nel mio caso io ho utilizzato per questa perla 13 delica. Il filo che avevamo lasciato all'inizio, ovviamente ripassate tra le perline, fate un nodino e poi dopo lo andate a tagliare. Questo sarà quindi il nostro giro poi finale, perché ci sarà poi soltanto un giro con le rocaille per il nostro modulino al brick stitch. Allora, vedete che ci troveremo questo elemento. Cosa facciamo? Andiamo a mettere sul lago una rocaille 11 ed andiamo nell'archetto di congiunzione tra le 2 delica e risaliamo all'interno, ops, mi è scappato l'ago, della nostra rocaille. Mi scuso per i rumori di fondo, ma devo stare con le finestre aperte, fa troppo caldo. Prendo un'altra rocaille e vado sempre nell'archetto di congiunzione delle mie 2 delica. Quindi il brick stitch si realizza passando attraverso gli archetti del giro sottostante. Prendo un'altra rocaille e faccio la stessa cosa, passo attraverso l'archetto tra le 2 delica e proseguo e poi dopo risalgo ovviamente attraverso la mia rocaille e tiro. Faccio questo per tutto il giro. Quando arrivate in questo punto dove c'è il forellino, inserite una delica e ovviamente collegatevi poi all'archetto successivo, prendendo sempre ovviamente i 2 fili in questo modo e tirate, ok? Quindi poi cominciate con l'altro archetto, va bene? Ok, proseguite. E come abbiamo fatto per la finitura al brick stitch, quando arrivate ovviamente alla fine del giro dovete rientrare nella prima rocaille che avevate inserito e rientrate nuovamente nell'ultima per chiudere il giro. E giunti alla fine, come abbiamo fatto prima con le delica, entriamo nella prima rocaille inserita e rientriamo nell'ultima in questo modo ed andiamo a chiudere il nostro giro. Mi raccomando, mentre lavorate
insomma appiattite e non fate accavallare le rocaille, cercate di creare comunque un lavoro piatto. Adesso non ci resterà che andare a creare un archetto di 4 rocaille su 2 rocaille ed andare a creare con 4 rocaille qui in basso il collegamento con il nostro modulino. Allora ripassiamo e in qualche rocaille qui ed andiamoci a creare prima di tutto il nostro archetto con 4 rocaille 15-0, semplicemente in questo modo entro da un lato e fuoriesco dall'altra e ripasso. Ovviamente poi dopo portatevi verso il basso, che dovrete sfruttare le 4 rocaille che sono posizionate giù. Scendete poi a zig zag attraverso le rocaille e portatevi nella parte bassa e prendete il vostro elemento ed andate a trovare ovviamente il centro da tutti e due i lati, ok? I due elementi, ed andate a creare la congiunzione semplicemente in questo modo. Ve lo mostro qui. Uscirete quindi da queste due centrali e con 2 delica vi collegherete alle rocaille qui al centro, ripasserete ovviamente e poi nella rocaille successiva inserirete una delica, una rocaille e una delica, ripasserete e farete la stessa cosa dall'altro lato. In questo modo si verrà a creare la congiunzione. Non vi mostro passo a passo perché è finita la memoria e quindi diciamo che i nostri orecchini sono finiti, lo vado a finire e poi ve li mostro insieme. Ecco i primi 2 archetti ed ora andiamo a analizzare anche i 2 laterali muovendoci in questo modo, cioè esco dal lato e vado ad inserire le altre mie rocaille e vado nella rocaille qui, sempre ripasso, ridiscendo, poi passo attraverso le rocaille e faccio l'altra cosa dall'altro lato, cioè la stessa cosa, scusate. Ed ecco il nostro orecchino terminato. Ancora il filo qui ovviamente, ripasserò un pochino tra le perline, metto la monachella ed i nostri orecchini Navajo, Indios, come li vogliamo chiamare? Non lo so, poi lo vedrete nel titolo del tutorial. Vado a mettere la monachella, spero che il tutorial vi sia piaciuto e come sempre ragazze, buona creatività a tutte. Ciao ciao, se vi va lasciatemi un pollice su. Ciao! Ed ecco terminati i nostri orecchini. Ho cambiato anche le monachelle, non so se ne metterò qualcuna un po' più particolare, vedremo. Per adesso ho messo queste in acciaio, scusatemi. Ed eccoli qui terminati. Questo è il retro. Un bacio a tutte, ciao! Ciao amiche, eccoli indossati. Bye bye!